Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi monteremo un semplice impianto di illuminazione per una soffitta. Infatti nel bagno in cui avevo girato il video sul rotolo di carta igienica con Alexa c'è una piccola porta. Da questa porticina si entra in un sottotetto che è molto lungo e basso. Fino a qualche tempo fa il sottotetto era illuminato da una lampadina, che però ne illuminava solo una piccola parte. Quindi oggi, partendo dall'interruttore a cui era collegata la lampadina, metteremo 3 lampade, collegate al punto centrale da delle canaline. Ma ora iniziamo! Questo è il sottotetto, è molto disordinato e il disordine che vedete non è niente rispetto a quello che c'è dietro ai teli. Questo luogo è poco più alto di 1 metro nella parte più alta e io avevo sottovalutato quanto sarebbe stato difficile girare un video qui sotto e oltretutto, essendo giugno, fa anche un gran caldo. Comunque qui a fianco della porticina c'è la scatoletta a muro con l'interruttore. Da questo corrugato uscivano i cavi della lampadina. Io, per semplificare il lavoro, ho già attaccato a quei cavi una presa, a cui poi attaccheremo le nuove luci. Avendo messo la presa, potrò montare le nuove luci senza dover staccare l'interruttore generale, che una volta finito di montare tutto mi basterà attaccare la spina, ma se voi collegherete le luci direttamente all'impianto elettrico, vi ricordo di staccare la corrente e di fare tutto in sicurezza. Nel sottotetto monteremo queste 3 luci a LED. Per collegarle avremo bisogno di un cavo bipolare, visto che le luci non hanno il morsetto di terra. Per montare i cavi ci serviranno delle canaline e i loro supporti. Ho scelto di usare delle canaline rigide, perché le metteremo solo nello spazio tra una trave e l'altra, e sulla trave lasceremo solo il cavo. Questo perché se mettessi una canalina anche attorno alle travi sarebbe molto facile sbatterci la testa, cosa che comunque faccio quasi ogni volta che vengo qui sotto. Per unire tutti i cavi ci servirà una scatola di derivazione e dei passacavi. Come ultima cosa avremo bisogno di una spina, che si collegherà alla presa che abbiamo visto prima. Qui sopra l'interruttore monteremo la scatola di derivazione, ma prima di avvitarla dobbiamo mettere i passacavi sulle pareti. Ne metterò 4, uno per il cavo che entra e 3 per i cavi che andranno alle lampade. Ora possiamo avvitare la scatola al legno del tetto. Poi ho misurato la distanza tra una trave e l'altra e ho tagliato alcuni pezzi di canalina di quella misura. Per fissare ogni pezzo di canaline userò 2 gancetti. Una volta fissate le canaline che andranno dalla scatola alla prima lampada, ho tagliato un pezzo di cavo sufficiente per questo tratto e ho spelato le 2 estremità. Le mie lampade hanno sul retro uno sportellino per i collegamenti, quindi l'ho aperto e ho collegato i 2 cavi ai 2 morsetti che ci sono all'interno. Una volta collegati i cavi ho stretto il passacavo e ho richiuso lo sportellino.
ecco la prima lampada pronta. Ora non ci resta che montarla nel sottotetto. L'ho montata con 2 viti sulla trave e ho fatto passare il cavo nelle canaline fino ad arrivare alla scatola. La seconda lampada sarà sopra la porta, a fianco della scatola, quindi il cavo andrà direttamente dalla lampada alla scatola. Come ho fatto con la prima, ho montato anche la terza lampada dall'altro lato del sottotetto. Finite di montare le lampade, ho collegato la spina che abbiamo visto prima ad un pezzo di cavo. Ho infilato questo cavo nell'ultimo passacavo libero della scatola. Poi ho collegato con 2 morsetti la fase della spina insieme a quella delle lampade e la stessa cosa ho fatto per il neutro. Ecco i collegamenti finiti. Come avete visto non ho messo il cavo di terra, perché le lampade non avevano il morsetto di terra. Se però le vostre lampade lo prevedono, è molto importante mettere anche il cavo di terra. Infine ho chiuso il coperchio della scatola con le sue viti. Quindi ora, rullo di tamburi, attacchiamo la spina, accendiamo l'interruttore e funziona! Per ora nulla prende fuoco e guardate che bella illuminazione che abbiamo in questo sottotetto. Comunque, se anche voi dovete fare un impianto di illuminazione come questo per una soffitta, una cantina o un garage, o dovete fare una qualunque modifica all'impianto elettrico, vi ricordo di fare tutto in sicurezza e che non mi assumo nessuna responsabilità sui danni che potreste fare a voi stessi o all'impianto elettrico. Bene, anche questo video finisce qui. Io sono contento che sia finito perché stare in quel sottotetto è piuttosto scomodo. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto e se è così lasciate un like, iscrivetevi e se volete seguitemi anche su Instagram. Inoltre se avete una qualche idea da propormi su cui fare un video scrivetelo nei commenti. Ciao e alla prossima con un nuovo video.